Ben ritrovati, in questo nuovo video tutorial voglio farvi vedere come realizzare questi angeli. Sono molto carini, li potete realizzare con ogni tipo di filato, infatti a seconda del filato che utilizzate cambia la misura, può essere piccola, media, oppure se li lavorate con un filato grosso diventa un bell'angelo grande. Lo potete realizzare con ogni colore e poi potete rifinirlo a maglia bassissima o con il filo dorato o con il filo in argento. È un angelo veramente molto carino da poter appendere all'albero di Natale, creare un chiamaangeli, o possono essere dei segnaposto, o si possono regalare anche così appoggiati su di un pacco regalo. È sempre un pensiero gradito. Al suo interno metteremo un campanellino, ma se voi non volete potete anche non mettere questo campanello. Quindi andiamo a vedere adesso come si realizza il nostro angelo. Avviamo un anello magico, attorcigliamo 2 volte il filo intorno all'indice e lavoriamo 8 maglie basse. Prendiamo il filo, una, due, tre, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso stringiamo, tiriamo il filo in questo modo e si stringe il nostro cerchio. Adesso procediamo lavorando senza chiudere con maglia bassissima ma sempre in tondo. Andiamo sopra la prima maglia bassa qui e lavoriamo 2 maglie basse nella stessa maglia di base, quindi una e 2. Andiamo nella maglia bassa successiva e lavoriamo altre 2 maglie basse, una e 2, così a terminare il giro ritrovandoci con 16 maglie basse. Terminate le 16 maglie basse, vado sopra la prima maglia bassa del giro iniziale. Prima di tutto mettiamo un attimo lo spillo per segnarci l'inizio del giro, cioè la prima maglia bassa, che è questa. Se voi volete potete metterci anche un filo di un altro colore. Io faccio in questo modo. Allora, andiamo sopra la prima maglia bassa e la lavoro normale, poi vado sopra la seconda maglia bassa e ne lavoro 2 nella stessa maglia di base, quindi ho fatto un aumento, 2 e 3. Nuovamente vado nella maglia successiva, lavoro una maglia bassa e sopra la maglia bassa seguente ne lavoro 2, una e 2, e proseguo così per tutto il giro. Ho terminato il giro, quindi mi ritrovo con 24 maglie basse. Adesso, prima di ricominciare il giro, vado qui alla tra l'ultima, aspettate un attimo il filo, vado tra l'ultima e la prima maglia bassa e mi lavoro
una maglia bassa, quindi mi ritroverò con 25 maglie basse. Quindi abbiamo lavorato il nostro anello magico, nel cerchio abbiamo lavorato 8 maglie basse, nel secondo giro in ogni maglia bassa abbiamo lavorato 2 maglie basse, quindi avremo 16 maglie basse. Poi abbiamo lavorato una maglia bassa e nella seguente abbiamo lavorato 2 maglie basse e ci ritroveremo con 24 maglie basse, e tra l'ultima maglia bassa e la prima dell'inizio del giro dovremo aggiungere una maglia bassa. Adesso dobbiamo lavorare 3 giri tutto a maglia bassa, quindi con 25 maglie basse. Quindi dobbiamo lavorare 3 giri tutto a maglia bassa. E nel nostro caso sono 25 maglie basse. Iniziamo. Spostate un attimo il marcapunti se lo avete messo, o lo spillo. Io nel caso ho spostato lo spillo, quindi mi vado a lavorare la prima maglia bassa, una, due, questa volta senza effettuare aumenti ma lavorare le maglie così come si presentano. Rimetto lo spillo per segnarmi l'inizio del mio giro. Quindi lavorerete in questo modo 3 giri tutto a maglia bassa. Ho terminato di lavorare i 3 giri tutto a maglia bassa, quindi 25 maglie basse. Adesso procedo con le diminuzioni. Vado sopra la prima maglia bassa, quindi inizio del giro e la lavoro. Lavoro la seconda maglia bassa, effettuo una diminuzione. La diminuzione, normalmente noi chiuderemo le 2 maglie insieme, invece qui bisogna saltarla, quindi vado nella successiva, salto la terza maglia bassa, vado nella successiva e la lavoro. Quindi lavoro una maglia bassa, lavoro la seconda maglia bassa, salto la terza maglia bassa e vado sopra la seguente. Quindi dovremo ritrovarci con 16 maglie basse più una che abbiamo aggiunto, con 17 maglie basse alla fine del giro. Ho terminato il giro, quindi come potete vedere qui abbiamo 16 maglie basse, salto una maglia bassa, mi ritrovo con la 17esima. Vado sopra la prima maglia bassa del giro iniziale, la lavoro, effettuo una diminuzione, quindi vado a saltarmi la seconda maglia bassa, vado sopra la successiva per poi ritrovarmi con 8 maglie basse. Ho quasi terminato il giro, quindi mi ritrovo con le 8 maglie basse, salto l'ultima maglia bassa rimasta, quindi la nona, e vado sopra la maglia bassa dell'inizio del giro. In questo modo mi ritrovo con le mie 8 maglie basse. Allungo un attimo il filo, tolgo il marcapunti e mi vado a riempire la testina con l'ovatta. Quindi prendiamo un po' di ovatta sintetica e pian piano riempiamo la nostra testa. Mantengo il filo del punto, questo lo inserisco al suo interno e vado ad inserirmi l'ovatta sintetica nella testa
e ne dobbiamo aggiungere tanta quanto ci piace a noi, se vi piace più morbida, un po' più rigida, in questo modo. Ne prendiamo un altro pochino, la aggiungiamo sino a che non si forma una bella testina, come in questo caso bella tonda. Terminato di riempire con l'ovatta sintetica la testa, adesso vado a lavorarmi in ogni maglia bassa iniziale che ci troviamo 2 maglie basse, quindi ci dovremo ritrovare con 16 maglie basse. Quindi vado nella prima maglia bassa e ne lavoro 2, quindi una e 2. Vado nella seguente e lavoro ancora 2 maglie basse, così per tutto il nostro giro, quindi una e 2, sino a terminare il giro. Ho terminato di lavorare le mie 16 maglie basse, adesso vado a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro. In questo modo. Adesso lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, lavoro una nuova maglia alta sempre nella stessa maglia bassa del giro precedente, vado nella maglia bassa seguente e vado a lavorarmi nuovamente 2 maglie alte, quindi adesso vado a lavorarmi in ogni maglia bassa 2 maglie basse, 2 maglie alte, scusatemi, sino a ritrovarmi con 32 maglie alte. Quindi vado nella maglia bassa seguente e mi lavoro 2 maglie alte, una e 2, e procedo così per tutto il giro, quindi vi dovete ritrovare con 32 maglie alte. Ho terminato il giro, mi trovo 32 maglie alte, adesso posso togliere il mio marcapunti e chiudo con una maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra maglia alta dell'inizio del giro. Chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso lavoro una, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia, doppio filo sull'uncinetto, vado sopra la seconda maglia alta e mi lavoro, ma non chiudo, una seconda maglia alta doppia, lavoro una terza maglia alta doppia e non la chiudo, quindi siamo a 3, lavoro una quarta maglia alta doppia e non la chiudo, poi chiudo tutte e 4 le maglie alte doppie insieme in questo modo, poi lavoro 7 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, doppio filo sull'uncinetto, vado sopra la maglia alta seguente, mi lavoro una maglia alta doppia ma non la chiudo, una, lavoro una seconda maglia alta doppia e non la chiudo, lavoro una terza maglia alta doppia, lavoro una quarta maglia alta doppia, 1 e 2, chiudo tutte e 4 le maglie alte doppie insieme, 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e procedo così
per tutto il nostro giro. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima sopra la chiusura delle 4 maglie alte, delle 4 maglie alte doppie dell'inizio del giro, in questo modo. Adesso filo sull'uncinetto, lavoro una mezza maglia alta nell'arco di 7 catenelle, poi lavoro 11 maglie alte, quindi una, due, tre, dobbiamo lavorare 11 maglie alte. Terminate di lavorare le 11 maglie alte, lavoro una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, vado nell'arco successivo, lavoro una mezza maglia alta, 3 maglie alte, quindi una, due, tre, doppio filo sull'uncinetto perché devo lavorare 5 maglie alte doppie, quindi una, due, tre, quattro e 5. Poi lavoro nuovamente 3 maglie alte, quindi una, due, tre. Poi lavoro la mezza maglia alta, adesso nei due archi successivi lavorerò nuovamente la mezza maglia alta, le 3 maglie alte, le 5 maglie alte doppie, le 3 maglie alte, la mezza maglia alta nei due archi seguenti. Terminato di lavorare i due archi successivi, lavoro mezza maglia alta nell'arco seguente e 11 maglie alte, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, sposto un po' le maglie, 8, 9, 10 e 11. Poi lavoro la mezza maglia alta, in questo modo. Adesso ripeto nei successivi 3 archi mezza maglia alta, le 3 maglie alte, quindi una, due, tre, le 5 maglie alte doppie, quindi doppio filo sull'uncinetto, una, due, tre,
4 e 5. Lavoro le 3 maglie alte, 1, 2, 3 e la mezza maglia alta, e ripeto la stessa lavorazione nei due archi seguenti. Chiudo il giro lavorando una maglia bassissima sopra la prima mezza maglia alta dell'inizio del giro, poi con una maglia bassissima vado sopra la prima maglia alta, lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3 che sono la nostra prima maglia alta, e lavoro 10 maglie alte sulle successive 10 maglie alte del giro sottostante. Lavorate le 11 maglie alte, adesso cosa faccio? Salto i 3 archi dove abbiamo lavorato la mezza maglia alta, le 3 maglie alte, le 5 maglie alte doppie e così via, salto i 3 archi e vado a prendere l'arco dove abbiamo lavorato le 11 maglie alte e vado con il filo, quindi saltando questi 3 archi, mi vado a lavorare la maglia alta sopra la maglia alta, saltando la mezza maglia alta, quindi inserisco l'uncinetto e mi lavoro la maglia alta. Vado sopra la maglia alta successiva e la lavoro. In questo modo lavorerò le successive maglie alte. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato le 11 maglie alte, ho saltato i 3 archi e sono andata a prendere l'arco dove ho lavorato nuovamente le 11 maglie alte e mi sono collegata direttamente a quest'arco. Lavorate le 11 maglie alte, vado a chiudere il giro saltando i 3 archi e chiudendo sopra la prima maglia alta lavorata, quindi sopra l'ultima catenella. Lavoro una maglia bassissima e chiudo il giro. Adesso lavoro 1, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, lavoro una maglia alta nella stessa maglia di base, poi lavoro 4 maglie alte sopra le successive 4 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4. Vado a lavorarmi sulla successiva maglia alta 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una e 2 nella stessa maglia di base, poi vado a lavorarmi le successive 5 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4 e 5. Vado sulla successiva maglia alta, sarebbe la parte opposta, mi lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una, 2,
mi lavoro 4 maglie alte, quindi una, 2, 3, 4, vado sulla successiva maglia alta e mi lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia di base, una e 2, vado a lavorarmi 5 maglie alte sulle successive 5 maglie alte. Chiudo il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra prima maglia alta. Adesso lavoro una, 2, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, lavoro una seconda maglia alta, lavoro una terza maglia alta, vado sopra la maglia alta seguente e lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia di base, una e 2, lavoro 3 maglie alte sulle successive 3 maglie alte, una, 2, 3, vado sulla successiva maglia alta e mi lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una, 2, lavoro poi 3 maglie alte, una, 2, 3, lavoro nella maglia alta successiva 2 maglie alte, una e 2 nella stessa maglia di base, una maglia alta, poi lavoro le successive 3 maglie alte, quindi una, 2, 3, lavoro 2 maglie alte nella maglia alta successiva, nella stessa maglia di base, quindi una, 2, lavoro le successive 3 maglie alte, quindi una, 2, 3, lavoro nella successiva maglia alta 2 maglie alte, una e 2, lavoro le successive 3 maglie alte, una, 2, 3, lavoro 2 maglie alte nella maglia alta seguente, una, 2, lavoro una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, chiudo il giro con una maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra prima maglia alta ed abbiamo terminato questo giro.
Adesso lavoriamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 1, 2, 3, e vado a lavorare una maglia alta in ogni maglia alta che mi trovo durante il lavoro. Quindi lavoriamo una maglia alta sopra ogni maglia alta del giro sottostante. Chiudo il giro con la maglia bassissima sopra la prima catenella della nostra maglia alta iniziale. Adesso lavoro una, due, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, lavoro la seconda maglia alta, vado sopra la terza maglia alta e mi lavoro 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi una e due. Filo sull'uncinetto, mi lavoro le successive 2 maglie alte, una, due, mi lavoro la terza maglia alta e sopra la successiva mi lavoro l'aumento, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia di base, una e due. Lavoro le successive 3 maglie alte, una, due, tre, mi lavoro sulla successiva maglia alta l'aumento, quindi una e due, 2 maglie alte nella stessa maglia di base, e procedo così per tutto il giro. Termino il giro ritrovandomi una sola maglia alta, la lavoro e vado a chiudere sopra la prima catenella della nostra prima maglia alta, in questo modo. Quindi ci troviamo sempre le 3 maglie alte con l'aumento. Adesso lavoriamo una, 2, 3, 4 catenelle che sono la nostra prima maglia alta doppia. Doppio filo sull'uncinetto, andiamo sopra la maglia alta successiva, lavoriamo una maglia alta doppia ma non la chiudiamo. Doppio filo sull'uncinetto, andiamo sopra la terza maglia alta, lavoriamo la maglia alta doppia e non la chiudiamo. Doppio filo sull'uncinetto, vado sopra la quarta maglia alta, lavoro la maglia alta doppia ma non la chiudo. Adesso chiudo tutte e 4 le maglie alte doppie che mi trovo sull'uncinetto insieme e lavoro 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nuovamente doppio filo sull'uncinetto, vado sopra la successiva maglia alta e lavoro la maglia alta doppia, la lavoro ma non la chiudo. Lavoro la seconda maglia alta doppia ma non la chiudo. Lavoro una terza maglia alta doppia e non la chiudo. Lavoro una quarta maglia alta doppia e non la chiudo. Adesso chiudo tutte le maglie insieme e lavoro le 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E in questo modo procedo per tutto il giro. Vado a chiudere il giro con una maglia bassissima sopra la chiusura delle nostre prime 4 maglie alte doppie chiuse insieme, quindi chiudo con una maglia bassissima. Adesso lavoro una catenella che sarà la nostra maglia bassa, filo sull'uncinetto, vado nell'arco di 7 catenelle e mi lavoro una mezza maglia alta, lavoro 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3.
poi doppio filo sull'uncinetto perché vado a lavorarmi 5 maglie alte doppie, quindi una, due, tre, quattro e 5. Poi lavoro 3 maglie alte, una, due, tre, filo sull'uncinetto, lavoro la mezza maglia alta, vado sopra la chiusura delle maglie del giro sottostante e mi lavoro una maglia bassa, quindi inserisco l'uncinetto qui alla base e mi lavoro la maglia bassa, filo sull'uncinetto, vado nell'arco successivo e ripeto il primo arco, quindi la mezza maglia alta, le 3 maglie alte, le 5 maglie alte doppie, le 3 maglie alte, la mezza maglia alta, la maglia bassa sopra la chiusura delle 4 maglie alte doppie del giro sottostante, così sino a terminare il giro. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima sopra la prima catenella che sarebbe la nostra maglia bassa, in questo modo. Faccio un paio di passaggi a maglia bassissima per chiudere bene, in questo modo, e taglio il filo. Poi dopo nasconderemo i fili ed ho terminato il mio angelo. Adesso potete lasciarlo così semplice oppure con l'aggiunta, come vi dicevo, della rifinitura con del filo dorato o argentato, quindi io ho deciso con questo azzurro di metterci il filo argento. Quindi cosa faccio? Eh, Partiamo da una parte della letta, inseriamo l'uncinetto qui alla base, prendo il filo, lo estraggo e cammino a maglia bassissima, spero si veda bene, su tutte le maglie in questo modo, a maglia bassissima. Inserisco l'uncinetto, estraggo il filo, lo passo nell'anello che abbiamo sull'uncinetto, in questo modo. Semplicissimo. Così farò per tutto diciamo, il giro dell'ala sino a qui e poi lo andrò a chiudere. Ho terminato il giro, adesso stacco il filo, lo estraggo da sopra l'uncinetto, prendo l'altra estremità e ci faccio un piccolo nodino, così stringo. Poi andrò a nascondere naturalmente i fili. Allo stesso modo farete l'altro lato e la base dell'angelo. Poi, volendo, mettere il campanellino sotto, prendo un bel po' di filo, lo inserisco nell'ago, vado alla base qui sotto della testa, prendo un lato, prendo l'altro lato,
in questo modo, estraggo il filo, li faccio scendere giù verso la base, quindi il corpo, in questo modo, inserisco il campanello, è un po' difficile perché il buchetto può essere piccolo, ecco, e mi prendo la misura dell'altezza che mi piace, se farlo fuoriuscire, non farlo fuoriuscire, questa è naturalmente una vostra scelta. Faccio il nodino, taglio la parte in più, giro il filo per far salire sul nodino in modo che non è visibile sotto all'angioletto, ed ecco qui, e ho sistemato anche il campanellino. Poi naturalmente metteremo un po' di filo anche alla base come appendino, sempre allo stesso modo, inserendo l'ago, passandolo alla base qui della testa, estraggo il filo e ci faccio il nodino, così possiamo appenderlo. Passo leggermente per far entrare il nodino ed ho terminato. Adesso lo potete lasciare così al naturale, oppure con della colla liquida, quella trasparente che si usa anche per i bambini a scuola, lo vado tutto a tamponare, aspetto che si asciuga ed abbiamo il risultato dell'angelo indurito, cioè come questo, che si può mantenere anche bello dritto come segnaposto. Spero che vi sia piaciuto, e ci vediamo al prossimo tutorial. Grazie.